cooperazione internazionale che portò alla supremazia del dollaro nei mercati esteri è iniziata a guerra ancora in corso con gli accordi di Bretton Woods che portarono per la prima volta nella storia un insieme di regole economiche coese tra i principali paesi industrializzati del mondo occidentale. Nel dicembre del 1971 il gruppo dei 10, ossia un gruppo che riuniva i più grandi paesi industrializzati del mondo, firmò lo Smithsonian Agreement, che mise fine agli accordi di Bretton Woods svalutando il dollaro e dando inizio alla fluttuazione dei cambi. Nel febbraio del 1973 ogni legame fra dollaro e monete estere venne definitivamente reciso e lo standard aureo fu quindi sostituito dal sistema di cambi flessibili. Gli stati non producevano più denaro in base alle riserve auree, in base alle riserve dell'oro, ma in base al regime principale del Fondo Monetario Internazionale, e questo significa che non sono più gli stati a determinare i propri tassi di cambio, ma variano su di un mercato specializzato. Fin dall'origine della moneta, le valute sono state definite rispetto ad uno standard metallico. Tuttavia, dopo la Prima Guerra Mondiale, il gold standard, il sistema aureo che nel frattempo si era diffuso in Occidente, non poteva più essere ristabilito a causa delle disparità troppo grandi nella ripartizione dell'oro, concentrato essenzialmente negli Stati Uniti. Per questo motivo, signori, furono messi in atto dei Gold Exchange Standard, sistemi in cui una o due valute venivano definite in oro e servivano da valuta di riserva e di scambio per l'aggiustamento delle bilance dei pagamenti. Tutto un insieme di meccanismi nel corso della storia ha fatto sì che la Banca Mondiale cominciasse a stampare soldi come se non ci fosse un domani, senza basarsi più sulle riserve auree. Nel corso del tempo il dollaro divenne volutamente la moneta più utilizzata, portando gli Stati Uniti a detenere un potere economico senza precedenti. Pensate che nel 2022, in termini di pagamenti a livello mondiale, l'euro si è attestato al 31,6% e il dollaro al 47,6%. Ora, io non sono un economista, ma è molto intuitivo, non trovate? La domanda sorge spontanea: quanto potere esercita il paese la cui moneta è quella più utilizzata per i pagamenti internazionali? Lo SWIFT, che sta per Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, è una società che agisce come intermediario finanziario e esecutore delle transazioni finanziarie e bancarie in tutto il mondo. Chiaro? Lo scopo del sistema è permettere il pagamento diretto anche quando il debitore e il creditore non sono clienti della stessa banca e il pagamento avviene internazionalmente. Fornisce software e servizi alle istituzioni e ai clienti, che ovviamente sono maggiormente delle banche. Ora, devi sapere che la moneta centrale dello SWIFT è il dollaro, e devi sapere anche un qualcosa veramente abominevole che nessuno ti ha mai detto, ossia che il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, a seguito dell'11 settembre 2001, guarda che caso, con il pretesto dell'11 settembre 2001, ha sviluppato un accordo totalmente segreto con lo SWIFT, al fine di controllare tutte le transazioni finanziarie mondiali. Le comunicazioni avvengono attraverso modelli di messaggi denominati Fin Message, contenenti tutte le informazioni sulle transazioni, tra cui dati dell'ordinante, del beneficiario, estremi dei conti, dati personali e molto altro ancora. E pensate, signori, che ufficialmente l'accordo è rimasto segreto fino al 2006, quando il New York Times ha pubblicato un articolo in cui denunciava l'acquisizione delle transazioni da parte del Dipartimento del Tesoro. A questo punto l'Unione Europea intraprese iniziative per disciplinare e limitare l'acquisizione dei dati di cittadini europei da parte degli americani, concretizzate con la decisione del 2010 che ha dato vita al Terrorist Financial Tracking Program. E attenzione, non è che hanno smesso di farlo, attenzione, hanno continuato a monitorare tutte le transazioni bancarie mondiali, ad avere un estremo controllo tramite una sorveglianza illegale, solo che però sono stati costretti a includere anche l'Unione Europea all'interno di questa sorveglianza. Io penso che veramente questa sia una notizia abominevole. Con lo spauracchio dell'11 settembre 2001 devi sapere, caro amico,
Dettaglio che in pochissimi sottolineano che gli Stati Uniti non solo hanno reso il dollaro immortale, ma inoltre hanno iniziato in totale segreto una sorveglianza mondiale su ogni transazione bancaria che avviene sul pianeta Terra, avviando una collaborazione segreta con lo SWIFT. L'asse occidentale ha continuato a svilupparsi e parallelamente a tutta questa storia l'Europa istituì la sua moneta unica. Prima della costituzione dell'Eurozona e dell'introduzione dell'euro, la Comunità Economica Europea stabilì un accordo di cooperazione monetaria, chiamato Sistema Monetario Europeo, che entrò in vigore il 13 marzo 1979. Con lo scopo di realizzare, a detta loro, un mercato finanziario unico con libera circolazione di capitali che fosse nelle mani di pochi. E così Europa e Stati Uniti iniziarono nel corso degli anni una cooperazione che ha portato ad un vero e proprio ordine mondiale, transnazionale, se così vogliamo chiamarlo, che innanzitutto non stampa più denaro in base alle riserve auree di un paese e in secondo luogo attuava una sorveglianza globale su ogni transazione bancaria del pianeta, dando agli Stati Uniti un potere unico che gli ha permesso nel corso degli ultimi 40 anni di fare letteralmente tutto quello che voleva in giro per il mondo. Ora, tutto questo, vuoi per disparità, per discordia, perché si odiano a morte da sempre o per altri motivi, alla Russia, alla Cina, all'India e alle altre grandissime economie in via di sviluppo, tutto questo non piaceva, ok? Perché devi avere il controllo assoluto quando invece ti vanti della tua democrazia? Ecco, nel corso degli anni il blocco orientale strinse varie alleanze, fondò nuove cooperazioni internazionali e cercò di estromettere il dollaro come moneta unica. Ora, chiariti questo, agli americani questo piacque? Direi di no. Questa è la miccia che ha fatto scoppiare molti conflitti e che ha influenzato leggi, sanzioni e interessi internazionali. La Shanghai Cooperation Organization è un'organizzazione politico-economica internazionale per la sicurezza e la difesa, così la presentano, fondata da Cina e Russia nel 2001. Guardate, no, che caso, sempre nel 2001. E sai cosa? È la più grande organizzazione regionale al mondo in termini di estensione geografica e di popolazione. Copre circa il 60% dell'area dell'Eurasia, che rappresenta, pensate, il 40% della popolazione mondiale. Nel 2021, perché dici, no ma dai, sono poveri, no, nel 2021 il suo PIL combinato era circa il 20% del PIL globale. Sempre più paesi, anno dopo anno, entrano a far parte della SCO e si continuano a configurare nuove alleanze nel panorama geopolitico internazionale. Ovviamente cooperazioni spinte dall'egemonia del dollaro, no? La notizia di questi giorni che ha motivato e ispirato questo mio umile video è stata la notizia relativa all'espansione senza precedenti dei BRICS. BRICS non sono altro che un raggruppamento delle economie mondiali di Brasile, Russia, India e Cina, formato dall'aggiunta del Sudafrica nel 2010. Parliamo di un'alternativa a cui, pensate, negli ultimi 2 anni hanno chiesto di aderire 40 paesi. Chiaro, 40 paesi hanno formalmente chiesto a Cina e Russia di aderire ai BRICS e, cari signori, 6 nuovi membri potentissimi sono stati scelti per espandere in modo veramente, ma veramente disturbante, questa alleanza. Già immaginatevi Russia, Cina e India, no? Ecco, potete solo immaginare, già la Russia è il paese più militarizzato al mondo per quanto riguarda mezzi di terra e bombe atomiche. La Cina ultimamente ha sviluppato più unità navali degli Stati Uniti e come membri dell'esercito in servizio attivo e riserve l'India supera tutti gli stati del mondo. Sono quasi 2 miliardi questi signori. Ecco, pensate solo questi singoli 3 paesi cosa avrebbero il potere di fare. Non si capisce come, di fronte a tutto questo, Europa e Stati Uniti continuino a trattare con sufficienza queste alleanze invece di sedersi al tavolo delle trattative e promuovere pace e cooperazione mondiale. Ma mica è finita qui. La notizia che ha mosso questo video è proprio quella dell'espansione senza precedenti dei BRICS.
Il blocco BRICS delle economie emergenti, Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, ha coordinato di espandere la portata globale del gruppo con l'aggiunta di 6 nuovi membri a partire dal 1 gennaio 2024. Si uniranno Argentina, Egitto, Etiopia, Iran, Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti. Vi rendete conto? Iran, Arabia Saudita e Emirati Arabi, mentre più di 40 altri paesi hanno già espresso negli ultimi 2 anni l'interesse ad aderire al blocco. Ci sono dei problemi però. Creano una chimera senza precedenti, ma ci sono ovviamente dei problemi interni da risolvere. È venuto fuori da alcuni analisti che per l'India la decisione di espandere i BRICS è un grave errore di politica estera che mette ulteriormente potere nelle mani dei suoi rivali, limitando al contempo il proprio. Gli esperti hanno sostenuto che l'India ha tratto vantaggio, dall'alleanza con i BRICS e che, in quanto organismo economico multinazionale, quindi ha anche affari e cooperazioni col blocco occidentale, consente uno spazio confortevole e moderato sia a Pechino che a Nuova Delhi per parlare senza distrazioni politiche anche quando ci sono vulnerabilità di sicurezza in corso per entrambi. Ma secondo alcuni però, per l'India questa nuova espansione non è una mossa arguta. Mentre l'ingresso in organismi economici e di sviluppo come la Shanghai Cooperation Organization comporta chiari vantaggi per l'India, l'espansione dei BRICS comporta più rischi che benefici per l'India, poiché diluisce la sua posizione nell'organizzazione, massimizzando al contempo l'influenza della Cina attraverso i legami che ha con i paesi con cui ha già partnership più forti, tipo l'Iran. E veramente l'Iran, signori, è un pericolo. E qui ci sarebbe da fare letteralmente un video solo parlando delle varie alleanze a sé stanti per farvi capire quanto si stanno ingigantendo. La relazione dell'Iran con la Cina, signori, è incentrata sullo stimolo della produzione energetica e dello sviluppo economico dell'Iran. Pensate, signori cari, che 2 anni fa Iran e Cina hanno firmato un accordo di cooperazione strategica da 400 miliardi di dollari che avrebbe portato l'Iran nel grande progetto cinese della Belt and Road. Ci sono stati ulteriori vantaggi per Pechino, poiché l'accordo ha aumentato la sua influenza in Medio Oriente. La Cina è uno dei principali acquirenti di petrolio sanzionato al mondo e ha una relazione di sfruttamento di lunghissima data con Teheran. Per farvela breve e semplice, delle sanzioni occidentali a questi colossi non frega niente. Ridono, credetemi, ridono. La Cina è il maggior acquirente di petrolio sanzionato e sta letteralmente finanziando e ingigantendo un pericolo mondiale come l'Iran, che ha da anni programmi clandestini di sviluppo nucleare. Parliamo di Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti? Siete sicuri? Veramente ne vogliamo parlare? Ve la farò molto semplice e intuitiva. L'Arabia Saudita è il secondo stato al mondo per riserve di petrolio. L'Arabia Saudita è il più grande stato arabo dell'Asia occidentale per superficie. L'Arabia Saudita è il luogo di nascita dell'Islam, quindi immaginatevi, non solo l'importanza religiosa estrema che ha per il mondo arabo. L'Arabia Saudita ha inoltre la 6ª più grande riserva di gas naturale al mondo ed è uno dei 2 soli stati sovrani, insieme a Città del Vaticano, a non avere un Parlamento. Gli Emirati Arabi Uniti, invece, signori, altro membro che diventerà effettivo dal 1 gennaio e che entrerà ufficialmente nei BRICS, rappresentano uno dei paesi più ricchi al mondo, forti, molto forti, della propria industria petrolifera, capace letteralmente di comprarsi il mondo. E quanta forza porteranno al blocco orientale? Questa, signori, è la mappa del PIL mondiale ufficiale per l'anno 2023 e le prime superpotenze economiche mondiali sono Stati Uniti al primo posto, Cina al secondo posto, Giappone, Germania e India. Ma da qui al 2050 le cose sono destinate drasticamente a cambiare.
È proprio questo su cui stanno lavorando in questi anni, stanno ponendo le basi per modificare gli andamenti geopolitici ed economici mondiali per cambiare l'agenda 2030-2050. E questo perché Goldman Sachs, una delle banche con più capitalizzazione di mercato al mondo, ha di recente pubblicato la sua ricorrente analisi sul futuro dell'economia mondiale. E indovinate? La Cina è destinata, senza ombra di dubbio, a scavallare gli Stati Uniti e a posizionarsi al primo posto come prima superpotenza economica al mondo. Infatti, secondo le stime, già nel 2030 l'economia cinese punterà ad ingigantirsi superando quella americana. E questo, credetemi, anche per il fatto che la Cina è all'interno di un'alleanza mostruosa che probabilmente nel 2030 sarà ancora più grande dei BRICS che conosciamo oggi, produrrà un'infinità di conflitti. Secondo il report ufficiale di Goldman Sachs, nel 2075, una volta stabilizzato questo nuovo panorama economico mondiale, le prime 5 superpotenze economiche mondiali saranno suddivise in questo ordine: Cina, India, Stati Uniti, Indonesia e Nigeria. Come risponderanno gli Stati Uniti a questo surclassamento? Le prime 2 superpotenze mondiali faranno parte dei BRICS, tra l'altro, e questo comporterà benefici per tutto il blocco, rendendolo il più potente e ricco del mondo, estromettendo Europa e Stati Uniti. E la domanda è questa: cosa faranno per mantenere il dollaro come moneta internazionale? Guerre? Secondo il mio umilissimo e inesperto punto di vista in questo settore, dobbiamo chiederci proprio questo. Si sta configurando un panorama geopolitico internazionale suddiviso in 2 blocchi unici che prima o poi, per forza, dovranno entrare in conflitto? Il conflitto economico e sociale esiste già. Da una parte l'egemonia del dollaro, con l'Europa a supporto, e dall'altra questo immenso blocco, il più grande al mondo dal 1 gennaio, che intende promuovere un mondo multipolare. Ecco, conosciamo bene gli americani. Non si faranno sovrastare tanto facilmente, faranno letteralmente di tutto per non perdere lo status di prima superpotenza mondiale. Cosa faranno a livello di intelligence? Che mosse subdole avanzeranno per non perdere la supremazia economica mondiale? Sappiamo bene che sono i migliori a destabilizzare i paesi e altro. Sappiamo bene che a livello di tecnologia nessuno li batte, non c'è partita al mondo. È quindi possibile che in futuro scoppierà una guerra per colpa di queste diatribe? Che ne pensi? Che idea ti sei fatto? Mi raccomando, lascia un commento. Ti è piaciuto questo video? Come sempre, ho fatto del mio meglio. Quindi se apprezzi, non fare la scolopendra e lascia un like a questo video. Se sei nuovo e ti interessano i temi che affronto, iscriviti al canale. Io vi voglio bene, vi ringrazio ognuno di voi per essere stati con me e vi rimando come sempre al prossimo episodio. Adieu!